Ma è possibile mai che questi ponti moderni non valgono nulla, mentre invece i ponti antichi, dopo 2000 anni, sono ancora in piedi? Questa è una delle affermazioni più comuni che si sentono quando si parla di infrastrutture nel nostro paese. Ma è davvero così? Come al solito la risposta è molto più complessa di quello che si può immaginare e vale la pena approfondire l'argomento. Prima di cominciare vi ricordo sempre di farmi sapere se il video vi è piaciuto con un bel like, di commentare, fare domande, soprattutto iscrivetevi al canale, per noi è vitale. E poi seguiteci su tutti gli altri social e questa volta vi faccio contenti. Andiamo a cominciare. È opinione diffusa che gli antichi romani furono i più grandi costruttori di ponti della storia. A testimonianza di questo ci sono circa 900 ponti dei quali abbiamo ancora notizie, sparsi nei paesi che un tempo facevano parte dell'impero. Di circa 300 ne abbiamo ancora almeno dei resti e alcuni di questi sono ancora in esercizio, dopo ben 2000 anni. Solo a Roma è possibile percorrere, per lo più a piedi, ben 5 ponti romani, dei quali però solo uno conserva integra la parte strutturale originaria, Ponte Fabricio, che è alle mie spalle. Tutti gli altri sono stati più volte restaurati, rimaneggiati o addirittura interamente ricostruiti, in tutto o in parte, insomma sono stati manutenzionati. Stesso discorso vale per gli altri ponti presenti nel resto d'Europa. Quindi, ad onor del vero, sarebbe più corretto dire al posto di ponti romani, ponti di origine romana. In ogni caso, la parola magica che ha permesso a queste magnifiche opere di ingegneria di arrivare fino a noi è manutenzione. Ma su questa pratica oscura torneremo più avanti. Ad ogni modo è assolutamente indubbio che questi ponti, più o meno rimaneggiati, dopo 2 millenni sono ancora qui, mentre i ponti moderni, dopo mezzo secolo, iniziano a dare segni di pesante usura e a volte addirittura cedono. Quindi, in sostanza, pur essendo moderni, sono già vecchi. Ma comunque l'invecchiamento non procede alla stessa velocità in ogni tipo di ponte. A questo punto cerchiamo di capire bene la differenza fra ponti antichi e ponti moderni. Come abbiamo detto, sono centinaia i ponti antichi ad arco ancora in esercizio, non necessariamente romani ma anche medievali, come questo che abbiamo alle nostre spalle che si trova ad One in Val d'Aosta. Le prime notizie risalgono al 1227, ma è molto probabile che al suo posto, prima di lui, c'era già un ponte di origine romana. Si tratta di ponti ad arco in muratura con luci libere relativamente contenute, che lavorano unicamente a compressione, in accordo con le caratteristiche dei materiali da costruzione utilizzati al tempo. Principalmente pietra e mattoni, materiali che hanno un'elevata resistenza alle aggressioni del tempo. Queste strutture hanno un peso proprio fino a 5 volte maggiore rispetto ai ponti in calcestruzzo armato precompresso costruiti nella seconda metà del secolo scorso e 10 volte maggiore rispetto ai ponti moderni in acciaio Corten. Al tempo della loro costruzione e fino a pochi anni fa, il carico d'esercizio consisteva in merci su carretti trainati da cavalli o buoi. Erano pertanto strutture enormemente sovradimensionate per le reali esigenze. In relazione alle sezioni resistenti erano quindi strutture a bassissime prestazioni.
Grazie a questo, nonostante l'usura per l'azione prolungata degli agenti atmosferici ed inquinanti, decine di terremoti ed incuria che hanno vissuto in alcuni periodi, mantengono tutt'oggi un elevato margine di sicurezza strutturale, anche se per la maggior parte sono stati da tempo declassati a ponti unicamente pedonali. Tirando le somme, i ponti antichi erano senz'altro fatti per durare. Le strutture erano semplici ed efficaci, tenute in esercizio con sollecitazioni per peso proprio e carico di esercizio pari solo a 1/10 della resistenza ultima dei materiali da costruzione. Il costo dell'opera rispetto alle sue prestazioni aveva un'importanza del tutto marginale. Le cose sono andate avanti così per millenni, senza grandi stravolgimenti, fino all'avvento della rivoluzione industriale. A quel punto le cose cambiano e cambiano molto velocemente. Già nel 1600 Galileo Galilei aveva fondato le basi della moderna scienza delle costruzioni, che diventerà pienamente matura a metà dell'Ottocento con gli studi di Moore e altri scienziati. A quel punto è possibile sfruttare le capacità di alcuni materiali di resistere non solo a compressione, ma anche a trazione e flessione. Si aprono nuovi orizzonti. Tutte queste innovazioni danno la possibilità di vincere sfide ingegneristiche finora mai affrontate. Ponti che superano valli in un sol balzo con luci di centinaia di metri ad un'altezza prima imponderabile. Strutture leggerissime. E sì, il peso è da sempre un grosso problema dei ponti. Non dimentichiamo che sopra certe dimensioni i ponti portano sostanzialmente se stessi, cioè i carichi accidentali sono trascurabili rispetto al peso proprio. In virtù di questo, i ponti ad arco in muratura hanno dei limiti dimensionali derivanti dal fatto che più aumentano le luci, più aumenta il carico proprio, più aumentano le sezioni resistenti per portare il carico proprio. Il classico cane che si morde la coda. Con l'avvento della modernità cambia anche l'economia del costruire. Il costo di produzione diventa un fattore che entra direttamente a far parte delle scelte progettuali, incidendo sulle forme e sulla qualità e quantità dei materiali. Nonostante l'avvento di nuove scienze e tecnologie, l'Ottocento e la prima metà del Novecento rimane il periodo di più grande diffusione dei viadotti ad arco in muratura. Basti pensare alla proliferazione della rete ferroviaria europea ed in particolare italiana, resa possibile proprio grazie a questo tipo di infrastrutture. La seconda guerra mondiale lascia sul sistema infrastrutturale italiano una ferita profondissima. L'avanzata del fronte da sud verso nord lascia a terra la quasi totalità dei ponti, in parte distrutti dai bombardamenti anglo-americani, in parte fatti saltare dai tedeschi per frenare l'avanzata degli alleati. Bisogna ricostruirli uno ad uno. Sull'onda di questa necessità, con l'obiettivo di creare lo scheletro infrastrutturale di un paese da lanciare verso la modernità, tra gli anni 60 e 80 si costruisce tanto e velocemente. La tecnologia della muratura viene messa da parte perché troppo costosa e in alcuni casi non adatta ad affrontare le sfide di un territorio come quello italiano, costituito per il 77% da colline o montagne. Il calcestruzzo armato precompresso e no diventa il protagonista assoluto, veloce, economico e che necessita di manodopera meno specializzata della muratura. In quegli anni vengono costruite decine di migliaia di ponti e viadotti, la maggior parte con il semplicissimo sistema trilitico.
spile e travi. Purtroppo nella frenesia di quegli anni queste strutture vengono progettate con poca lungimiranza. Per limitare i costi di costruzione spesso si lesina sulla quantità e qualità dei materiali e sulla professionalità della manodopera. Queste strutture vengono generalmente dimensionate per esercitare sui materiali sollecitazioni pari sino al 40% della loro resistenza. Ricordiamo che nei ponti antichi le sollecitazioni erano pari al 10% della resistenza dei materiali. Inoltre furono progettati non considerando la possibilità di un incremento del carico per aumento del traffico. Invece il paese cresce velocemente e la frequenza di passaggio degli autoveicoli aumenta di 100 volte. Le dimensioni ed il carico utile dei camion sono aumentati di 10 volte, la loro velocità è raddoppiata, così che in frenata sollecitano i ponti oltre 30 volte in più rispetto a quelli degli anni 70 del secolo scorso. In alcuni casi la sostituzione dei guardrail in acciaio con i nuovi New Jersey ha comportato un aumento significativo del carico sugli impalcati. A differenza della tecnologia della pietra e del laterizio maturata in secoli di esperienze, la tecnologia del calcestruzzo era relativamente nuova, soprattutto mancava esperienza consolidata sul comportamento a lungo termine. Inizialmente e per molti anni si pensò che il calcestruzzo armato potesse avere una vita eterna. Con il tempo questa convinzione si rilevò profondamente errata. Qualsiasi materiale, quando è sottoposto ad una forza, ad una sollecitazione, si deforma, qualsiasi, anche la pietra. Se la sollecitazione è di lieve entità, una volta interrotta questa sollecitazione, il materiale ritorna alla sua forma originaria. Questa si definisce deformazione elastica. Se si aumenta l'entità di questa sollecitazione, la deformazione diventa permanente. Questa è la deformazione plastica. Bene. Nei primi anni di sviluppo della tecnica della precompressione non si era ancora ben compreso che il calcestruzzo, anche se sollecitato in campo elastico, si deforma progressivamente in modo plastico, con conseguente riduzione dell'azione di precompressione e formazione di lesioni da trazione. Queste lesioni sono una porta per l'ingresso dell'acqua che va a corrodere i ferri d'armatura, anche quelli più profondi, con conseguente riduzione delle sezioni resistenti. Probabilmente questa è una delle spiegazioni del cedimento dello strallo del Ponte Morandi. E ancora, non ci si aspettava di avere intensi fenomeni di corrosione per l'azione di agenti inquinanti in atmosfera. A volte fenomeni conosciuti come quello della risonanza sono stati trascurati o sottovalutati. Pensate che agli eserciti degli antichi romani veniva ordinato di rompere il passo quando si passava su un ponte. Anche la carbonatazione del calcestruzzo ha avuto un ruolo importante nel degrado dei nostri viadotti. Si tratta di un fenomeno chimico del tutto naturale che a seguito della penetrazione nel tempo dell'anidride carbonica all'interno degli elementi strutturali porta alla trasformazione dell'idrossido di calcio, molecola alcalina che aiuta a preservare l'acciaio d'armatura dalla corrosione, in carbonato di calcio, composto acido che invece favorisce la corrosione dell'acciaio. La carbonatazione è un fenomeno quasi inesorabile, ma che in qualche modo è favorito dalla porosità del calcestruzzo. Nei calcestruzzi più moderni, solitamente più compatti e densi, la carbonatazione interessa di norma solamente i primi millimetri, ma in quelli più vecchi, solitamente più porosi e spesso fessurati, può penetrare in profondità fino ad attraversare il copriferro e raggiungere le armature.
Il ferro d'armatura, corrodendosi, aumenta di volume, portando così al distacco del copriferro. Questo è il fenomeno di ammaloramento superficiale del calcestruzzo più classico e diffuso, che spesso mette in allarme più del dovuto. Anche l'azione di agenti chimici esterni ha avuto un ruolo importante nel deterioramento dei viadotti e dei ponti in calcestruzzo armato. Ad esempio, il sale che viene usato d'inverno per prevenire le gelate aggredisce sia il calcestruzzo che il ferro. I cloruri sono un nemico assoluto per questi materiali. Una cosa però è certa: l'azione combinata di tutti questi fenomeni, se non contrastata tempestivamente con un'adeguata manutenzione, porta al degrado inesorabile delle strutture, che in alcuni casi limite può arrivare fino al collasso. Se siete interessati di questi fenomeni parleremo in maniera più approfondita in video dedicati. Fatemelo sapere. Ultimo, ma non meno importante, l'accuratezza dell'esecuzione e la qualità dei materiali, che a volte sono stati al di sotto dei requisiti. Tutti questi fattori interagiscono tra loro, amplificando il loro unico impatto in una sinergia che ha accelerato e accelera tuttora la velocità di invecchiamento delle opere. Nessuna considerazione fu fatta sul costo effettivo di esercizio dell'opera, che è appunto quello che risulta in proporzione alla sua durata di vita. Esatto, la durata di vita operativa, un concetto che è ben noto in ingegneria già da tempo, in diversi campi, ed è tenuto in stretta considerazione in molti paesi del mondo, soprattutto i paesi anglosassoni, che assimilano una costruzione moderna a una qualsiasi macchina, con un programma di manutenzione che accompagna il manufatto per tutta la vita fino a quando arriva il momento di sostituirlo, perché il costo di manutenzione eccede il costo di sostituzione. Considerazioni che noi tutti nel nostro piccolo facciamo quando ci troviamo davanti alla scelta di dover continuare a riparare la nostra vecchia auto con costi crescenti ed affidabilità in costante diminuzione, oppure sostituirla con un'auto nuova, più adatta alle nostre esigenze, che nel frattempo magari sono cambiate. E invece no, in Italia abbiamo costruito decine di migliaia di ponti moderni, cioè macchine ad alte prestazioni, con tutti i problemi che abbiamo elencato prima, continuando a ragionare come se avessimo di fronte ponti antichi, cioè macchine a basse prestazioni pensate per durare. Il risultato è stato disastroso. Il nostro patrimonio infrastrutturale ormai versa in condizioni decisamente critiche, con molti ponti che hanno superato la loro vita operativa, che per rimanere in servizio necessiterebbero di pesanti interventi manutentivi. Negli ultimi 20 anni alcuni enti hanno iniziato l'adeguamento o la sostituzione integrale di molte opere, motivate anche dalla nuova normativa che richiede alte prestazioni in ambito antisismico e una vita operativa che arrivi almeno a 100 o 200 anni. Sul nostro canale di demolizioni di ponti ne avete viste tante e ne continuerete a vedere, dal momento che tutti i gestori si stanno attivando in tal senso. Uno dei commenti che ricorre più spesso sotto i nostri video di demolizioni è: in Italia non c'è bisogno di demolire i ponti, cadono da soli. Questa convinzione è piuttosto diffusa e deriva in gran parte dai tragici fatti del Ponte Morandi. Ma siamo sicuri che l'Italia è messa così male? Vi do solo un dato che vi può far capire quanto il problema dell'obsolescenza delle infrastrutture moderne sia molto diffuso anche nei paesi più industrializzati. L'Università di Buffalo ha pubblicato uno studio
che vi metto in descrizione, nel quale si attesta che negli Stati Uniti in 32 anni, dal 1980 al 2012, sono caduti, reggetevi forte, 1062 ponti. Ora, considerando che gli Stati Uniti hanno una superficie che è pari circa a 30 volte l'Italia e che hanno 10 volte il numero dei nostri ponti, 600.000 contro 60.000, quindi noi abbiamo 3 volte i loro ponti rispetto all'estensione del territorio, questo dato di 1062 ponti crollati è enorme rispetto al nostro, che quasi sicuramente non arriva neanche a un decimo. E devo dire quasi, perché in Italia al momento attuale non esiste un dato statistico certo sul totale dei ponti presenti sul territorio nazionale. Alla luce di tutto quello che abbiamo detto, cerchiamo di sciogliere un nodo sempre presente nelle discussioni e nei commenti. Sono meglio i ponti antichi o i ponti moderni? La risposta, a mio avviso, è che non sono confrontabili. Ogni soluzione tecnica è figlia del proprio tempo e risponde alle esigenze del proprio tempo. I ponti ad arco in muratura realizzati oggi costerebbero uno sproposito, avendo comunque delle prestazioni difficilmente compatibili con le moderne esigenze, sia da un punto di vista dimensionale che di carichi che di risposta sismica, a meno di non utilizzare soluzioni tecniche ibride che farebbero comunque aumentare ulteriormente i costi. Allo stesso modo, la tecnologia dei ponti completamente in calcestruzzo armato sembra essere superata e oggi si va verso tecnologie apparentemente più adatte, come l'acciaio Corten, e solo il tempo ci dirà se effettivamente sono migliori. Un aspetto interessante da considerare è che la convinzione che i ponti antichi siano molto migliori dei moderni è in parte viziata da quello che in statistica è detto bias del sopravvissuto. In sostanza basiamo la nostra convinzione considerando solo i ponti che sono arrivati fino a noi, senza considerare quelli che sono andati perduti, che sono sicuramente la stragrande maggioranza. Molti dei quali del tutto sconosciuti, altri ancora caduti dopo pochissimi anni di esercizio. Questo è un aspetto tutt'altro che secondario. Anticamente la costruzione procedeva sulla base dell'esperienza, riproponendo soluzioni tecniche che si erano rilevate efficaci e scartando quelle fallimentari. A noi sono arrivate le strutture che incarnavano l'apice della conoscenza e dell'esperienza degli antichi costruttori. Tutte le strutture imperfette che sono state necessarie per giungere a questa eccellenza sono andate perse. Se ad un certo punto erano state codificate delle dimensioni delle strutture, anche queste erano state desunte a posteriori sulla base delle esperienze positive. Mancava cioè una scienza delle costruzioni come la conosciamo noi oggi, basata sui principi di fisica che saranno scoperti solo molti secoli dopo. Il solo fatto che i ponti antichi hanno bisogno di meno manutenzione non è sufficiente a decretarne la superiorità. Sarebbe come dire che una Panda che fa il tagliando ogni 20.000 km è superiore a una Ferrari che ne ha bisogno ogni 10.000. L'importante è farlo il tagliando, cioè fare corretta manutenzione quando serve. Che ne dite? In questo video abbiamo toccato tanti temi che sarà necessario approfondire in futuro con altri video. Voi fatemi sapere cosa pensate dei ponti antichi e dei ponti moderni nei commenti. Io per questa volta mi fermo qui. Arrivederci al prossimo video.